Approfondimento sul miglior file manager del pianeta, almeno secondo me, Directory Opus 13. Qui il canale Euterpe Lab, io sono Renato e oggi andiamo a vedere le caratteristiche più in particolare di questo fantastico file manager. Iniziamo con la barra dei preferiti, che è questa qui sopra, e cosa ci permette di fare? Ci permette di col drag and drop, col trascina e rilascia, di mettere dentro lì dei link diretti a delle cartelle. Per esempio ne prendiamo uno a caso, facciamo clic, teniamo premuto il tasto sinistro del mouse e rilasciamo sulla barra. Ecco qua, che adesso se ci clicchiamo sopra andiamo direttamente sul contenuto. Quindi c'è da dire ancora che la barra dei preferiti sembra proprio essere solo dedicata alle directory e quindi non ai file eseguibili, che c'è un'altra barra che dopo vi farò vedere più avanti. C'è un menu contestuale, esiste il menu contestuale, ovviamente c'è il rimuovi dei preferiti, modifica preferito, la finestra, diciamo che questa widget qui è autoesplicativa, si può cambiare il nome eccetera. Per esempio mettiamo un nome più corto, vediamo cosa succede. Ecco che ha cambiato il nome qui, ma ovviamente non lo cambia sulla cartella originale. Sempre cliccando qui apre sempre la stessa cartella, lo stesso contenuto. Il menu contestuale è quello di Windows più le aggiunte di Directory Opus 13. Si può impostare un'etichetta, si può impostare uno stato, che praticamente è un'etichetta grafica, e si possono fare altre cose che però richiedono sì un altro video più approfondito ancora. Facciamo solo una prova: se io imposta stato o imposta etichetta, cambia il colore per esempio del testo. Imposta stato, aggiunge una icona qui, vedete. Ecco, viene fuori un avvertimento le prime volte che fate questa operazione che dice che il cambiamento del colore del testo, che serve magari a categorizzare una determinata cartella per determinati usi, e anche queste iconcine che vengono qua fuori, non vengono memorizzate da Windows. Questo cosa vuol dire? Che vengono memorizzate dal database interno della app Directory Opus. Quindi quando voi spostate una di queste cartelle o la eliminate o sparisce il riferimento, sparisce il colore del testo e anche l'icona. Questo è giusto dirlo. Un'altra caratteristica importante, direi basilare. Quindi in generale la regola è che bisognerebbe far partire determinati programmi, determinate app con i privilegi di amministratore per superare i limiti della protezione, che in acronimo è UAC, la protezione che c'è mi pare da Windows Millennium, se non sbaglio, casomai correggetemi nei commenti, in poi è stata messa questa protezione aggiuntiva degli account che non ti permette di fare tutto. Però qua siamo su un file manager e a noi interessa la velocità, la rapidità dell'esecuzione del comando. Quindi qua sopra, se vedete, c'è un tasto amministratore e ci dice le seguenti cose: aumenterà temporaneamente i permessi della finestra attività. Per quanto? Mettiamo 30 minuti, diamo un ok. Lo vedete ancora, questa finestra qui la vedrete una volta sola, e per i prossimi 30 minuti sarà possibile cancellare o spostare qualsiasi file che vogliate, a meno che non sia protetto da ulteriori regole. Per esempio andiamo su PDF, coppia 2, ecco questo qua mi va bene eliminarlo.
Ecco, vedete che l'ha fatto senza richiedere i privilegi di amministratore. Riproviamo ancora con copia, che è la copia di un file già esistente in questa cartella. Elimina. Eliminato. Questo durerà per 30 minuti ovviamente e dopodiché questo tasto qui, che adesso è in verde, almeno nell'interfaccia scura è in verde, ritornerà ad essere grigio come tutti gli altri. Bene, passiamo alla prossima chicca e vediamo che qui in fondo Directory Opus spesso ci scrive un numero con la parola nascosti. Cosa vuol dire questo? Che normalmente non ci fa vedere i file nascosti, che sono quelli di sistema o quelli per gli specialisti. Se noi lo clicchiamo, la scritta cambierà e si vedrà tutto, e le cartelle e i file nascosti saranno visibili con il loro nome in rosso. Anche questa io direi che è una cosa che dovrebbero implementare anche altri file manager. In vero ce l'hanno, sì, però non così veloce, non così intuitiva come Directory Opus. Continuiamo la carrellata con le funzioni principali che non abbiamo visto nel primo video First Look, prima occhiata, e andiamo in impostazioni. Vediamo che a una certa riga c'è modalità scura. Se noi ci clicchiamo sopra, eccolo qua, diventa in modalità chiara, che a certe persone su certi computer /monitor forse è più conveniente. Io uso su tutti i programmi possibili e immaginabili, uso la modalità scura perché mi trovo bene così. Bene, in questo step andiamo a vedere la modalità personalizzazione della barra degli strumenti, delle barre, perché sono più di una. Allora, vediamo che se facciamo clic destro sopra una qualsiasi di queste barre, spunta questo menu qui che ci dà la possibilità di scegliere delle barre già predisposte, application, drives, office eccetera eccetera eccetera, e la personalizza. Allora adesso andiamo a vedere come inserire, come attivare una nuova barra. Vedete che qua c'è barra dei preferiti che è già attiva, menu, operazioni. Andiamo ad attivare immagini. Ovviamente questo servirà a chi elabora molte immagini, insomma. Ecco, c'è questo pulsante qua che io ritengo una sciocchezza, che però perdura da decenni su molte applicazioni Windows, cioè la possibilità di scegliere un'immagine e di impostarla come sfondo. La ritengo una cavolata, però si può togliere, insomma, si può disattivare questo pulsante e metterne uno più utile senz'altro. Clic di nuovo destro, toolbar, togliamo immagini che non ci serve e andiamo a metterne un'altra. Più tardi nel prossimo passo, nel prossimo step, andremo a mettere application. Per adesso accontentiamoci di mettere drives. Drives è questa qui. Ora vedete che si sta la larghezza, la banda occupata dalle righe dei pulsanti degli strumenti si sta allargando. Ovviamente si potrebbe pensare di concentrare queste barre dove c'è dello spazio libero. Si fa personalizza, vedete, sempre clic destro eccetera. Quando fate personalizza, se guardate qui in alto, fate molta attenzione, vedrete che spunta questa casellina qua, questo widget. X lo chiude, quindi chiude la modalità di personalizzazione, e cliccare sulla V di visto di checked invece la approva e chiude l'operazione di modifica. Bene, allora abbiamo detto che vorremmo portare la barra dei drives dove c'è più spazio. Allora, sempre tenendo premuto il pulsante di sinistra, facciamo questa piccola operazione di trascinamento, di drag and drop. Ecco qua. Se facciamo visto, vedete che adesso abbiamo guadagnato dello spazio
e riposizionato quello dei drives. Così nel frattempo che vi ho fatto vedere l'esempio, vi ho fatto vedere anche come si inseriscono i drives, cioè i dischi o le unità di memoria nella barra apposita qui in alto. Ma torniamo alla toolbar, alla personalizza, perché vi vorrei far vedere che quello dei preferiti ve l'ho già fatto vedere prima, no? Che si trascina una cartella eccetera, però una persona potrebbe anche desiderare avere dei programmi, dei pulsanti che fanno partire dei programmi immediatamente su questa barra qui, e quindi se andiamo su toolbar troviamo per esempio OpenOffice, e vedete che non hanno compreso chiamato LibreOffice, però ho fatto l'esperienza, ho fatto delle prove e incredibilmente questa barra qui intercetta gli stessi eseguibili di LibreOffice. Si possono cambiare le icone, si possono cambiare i nomi eccetera, ma comunque le intercetta immediatamente. Adesso io su questa macchina virtuale non mi ricordo se ho installato LibreOffice, proviamo subito. Però attenzione, una cosa molto importante: i pulsanti qui sopra non funzionano finché è attiva la personalizzazione, quindi dovete sempre fare, per dire che non funziona dovete prima fare clic sul visto, andare qui e fare una prova. Impossibile trovare lì, no, non l'ho installato LibreOffice qua, allora no, non l'ho installato, vabbè dai. Comunque l'importante è aver capito. Vediamo un po', ecco, se fate clic destro su uno di questi pulsanti non vi dà nessun menu, perché dovete sempre andare su personalizza e dopodiché potete fare clic destro, modifica, e qui avete una iosa, veramente una iosa di opzioni. Potete cambiare icona, potete cambiare testo. Per esempio io qua toglierei OpenOffice.org e metto Brighter e basta. E per far partire un eseguibile quando inserite un nuovo pulsante, ma adesso lo facciamo da capo lo farò vedere dall'inizio inserendo la toolbar application, quindi non nuovo application, questa qui che è quella che mi interessa di più. Vedete che è venuta fuori qui sotto e c'è già delle app comuni, Internet Explorer eccetera. Ora vediamo come togliere. Vi ricordo sempre che finché è attiva la finestrina qua sopra di personalizza, tutti i pulsanti non funzionano, quindi bisogna cliccare su visto e fare le prove. Vediamo un po', ecco, per esempio la calcolatrice standard c'è. Internet Explorer vediamo, non mi ricordo se su Windows 11 parte Edge, ma imposta Microsoft Edge come browser definito, non ora. Ok, e Notepad, vabbè, Notepad questo c'è sempre, benissimo. Ora vediamo come togliere un pulsante dalla barra delle applicazioni, un pulsante che non ci interessa dalla barra delle applicazioni. Ok, facciamo così, personalizza, andiamo qui col mouse sul pulsante che non ci interessa, per esempio questo è un pulsante di testo, un'etichetta, insomma, facciamo elimina. Lo stesso eliminiamo Explorer, ovviamente stiamo eliminando solo dei link, spero di non dover ricordare questa cosa, insomma. My Documents neanche mi interessa, elimino. Outlook, Excel, Word, ecco, voi capite bene che qua in questa macchina virtuale non c'è installato Microsoft Office e quindi queste rimangono così con l'icona generica e non sono collegate a nulla. Bene, adesso l'ultimo esempio che vi voglio fare per questo step è come aggiungere un pulsante nuovo pulsante. Ho fatto sempre clic destro col mouse, mi raccomando, nuovo pulsante. Ecco qua che è comparso una nuova etichetta, nuovo pulsante con scritto nuovo pulsante. Andiamo lì,
sempre col clic destro, modifica, e qui abbiamo una iosa di opzioni. Allora, come inserire? Vedete che qua non bisogna confondersi su questa cosa qua, perché questa cosa qua è un po' birichina. Allora, sfoglia, file, ecco, lui non lo chiama eseguibile.exe, dà per scontato che tu lo capisci, perché se io vado qua, all'inizio ho dovuto guardarmi tutti questi pulsantini, capire che cosa potevo usare, perché quello che interessa a me è mettere lì tipo GIMP, cose così, no? File selezionati, eccetera. Sfoglia, quello giusto per mettere un pulsante di un eseguibile, di un'applicazione, di un'app, è sfoglia. File, ovviamente dovete andare in cerca disco locale dove ci sono i programmi, vediamo se c'è qualche programma interessante. GP Software, Less Pain, Microsoft Office, però abbiamo detto che non c'è installato. Photopos, ecco, vabbè, Photopos, ok, mettiamo qui, facciamo apri e vedete che ci ha inserito la riga di comando. Però mentre altri programmi mettono in automatico il nome e l'icona dell'eseguibile che avete selezionato, il nostro amico qui non lo fa, Directory Opus non lo fa, quindi bisogna farlo in manuale, scrivere tutto in manuale, ecco qua, e anche l'icona, vediamo un po', clic qui, vedete che non c'è un pulsante apposito, ti dice soltanto fai clic per selezionare l'immagine. Bene, arrivati a questo punto vediamo file interno, non è questo interno, perché interno lui intende dire che Directory Opus ha un set di icone già pronte per l'uso, però a noi non interessa perché noi vogliamo mettere l'icona propria di quell'eseguibile lì. Allora andiamo qua e gentilmente lui ci catapulta immediatamente nella directory dove c'è l'eseguibile che abbiamo selezionato prima. Facciamo Photopos 3, vediamo un po' cosa viene fuori. Ok, e ok, come vedete qui sopra c'è l'icona giusta. Facciamo visto di nuovo, quindi vuol dire che ci va tutto bene. Facciamo una prova, vediamo cosa parte. Photopos Pro, e dovrebbe partire, eccolo qua, next e via. Bene, cosa rimane da dire a questo punto sulla configurazione dei pulsanti nella barra app? Rimane da dire un'ultima chicca. Vedete che qua sopra le etichette, i testi che identificano il nome del pulsante, la funzione del pulsante, sono scritti a destra, ma noi magari li vogliamo scritti sotto. Allora si va qui, sempre dopo avete cliccato su personalizza, clic destro, andate su un pulsante qualsiasi, per esempio Photopos qua, fate modifica e qua c'è scritto visualizza destra, no, mettiamo sotto, ecco qua. Togliamo anche questo pulsante qua che non mi piace, ecco qui. Bene, questo passo è finito, ci sentiamo al prossimo.